Giovinotti, buongiorno e buona domenica. Oggi che giorno è? 28? Mi pare. Ok Google? No, oggi sì, oggi è 28 gennaio 2024. Oggi andremo in visita a Casa Prota. Casa Prota è in provincia di Chieti e si dovrebbe tenere l'ultimo giorno della festa della bruschetta, iniziata ieri e finisce oggi. Tante le novità, sto vedere le macchine dietro. E niente, quindi venite con noi a Casa Prota in questo viaggetto. Benvenuti a Casa Prota. Oggi è confermato, c'è la Sagra della Bruschetta, è un piccolo comune del Reatino. Ci troviamo a 523 metri sopra il livello del mare, una popolazione di circa 693 abitanti e oggi ci dovrebbe essere intorno ai 6 gradi, 6-8 gradi in aumento. Una bellissima giornata, un bel paesaggio e visitiamo insieme questa festa. Anche qui abbiamo trovato il Madonnaro che viene da Piglia a San Michele. Quindi questo signore si gira tutte le feste qui intorno nel Lazio. Fare che cosa? Il piatto parrucchino, il tagì. Il tagì.
Questi erano gli stand. Adesso assaggeremo la bruschetta. È mezz'ora che ti volo. Ecco qui. Questa è la bruschetta tipica di Casa Prota con l'olio del posto. E merita tanto. Ottimamente organizzata. Qui siamo agli stand gastronomici. È molto interessante. Il Lazio da scoprire, no? Juvinot. Quindi ricordatevi che ogni anno il 27 e il 28 gennaio a Casa Prota c'è la sagra della bruschetta. Un paesino medievale, tutto in pietra, in pretra, molto caruccio, molto bello, molto caratteristico. Qui sono diverse mostre e qui l'olio di origine controllata, quindi hanno un marco proprio registrato dell'olio. Questa chiesa che abbiamo appena visto è la chiesa di San Domenico e risale al 1445. Inoltre il centro storico, dalla cartellonistica, fa risalire il centro storico prima dell'anno 1000, intorno al 934 a.C. È un borgo molto caratteristico, medievale sicuramente.
una scritta ci riporta all'anno Domini 769, quindi molto indietro col tempo. Molte le case in vendita, quindi segno che anche questo è un centro che sta piano piano finendo. È un piccolo gioiello incastonato nell'entroterra reatino che si sta spegnendo. E lì sta la torre. Come vedete sono organizzati anche con l'area camper. Quindi nonostante un paese così piccolino ci sono tante piccole attenzioni che lo rendono molto particolare. Intanto piano piano il paese si inizia a riempire, visitatori come noi stanno aggiungendo per passare questa mezza giornata qui a Casa Prota. Questi sono i fornitissimi tavolini per gli stand gastronomici. Qui poi un piatto particolare sono le fregnacce sabine, che sono orreatine, adesso non ho capito com'è, che sono curioso di provare. Non ci facciamo mancare nulla, anche la pizza. Vado con l'assaggio, buonissima, freddina, buona. Diretto dal maestro Giuseppe De Simoni, ospiti quest'anno alla 61esima sala della Peschietta qui a Casa Prota. Buon maestro. Con un piccolo intruso quello in mezzo, col tamburo. Ed ecco un'immagine della festa di Capra Rota. Banda musicale Città di Caspedia, diretta dal maestro Giuseppe De Simoni.
di pittura circostorico e Palazzo del il Gatto. comune di Casaprota. Dove c'è un mercatino delle comunità del Genere. Caponascia, Vigila Civile e Sintonia di Cagliari. Facciamo un applauso al gruppo forte con maestro Giampaolo Piretta, maestro che da 15 anni porta gruppi fuori da Casaprota. Un gruppo folcloristico sardo. Grazie maestro, da un po' di musica. Oh, da Monte Compatri, i matti di Monteco, gruppo Monte Compatri. Monte Compatri sta qua. E anche le marche a Casaprota con il gruppo folcloristico di Monte Compatri. Grazie, grazie maestro, prego, siamo un po'. Ci sono delle cose che Questa è la fila per mangiare. Come vedete è una festa molto partecipata. Questo è il menù al 2024. Allora sentiamo Antonella, com'è questa Casaprota Antonella? Anzi Casaprota, sì. Casaprota, sì, molto carina, molto bella, fa pure rima. No, rima di che? Ah no, con Antonella, ecco perché. E niente, stiamo andando qui a mangiare, devo dire abbastanza organizzati, abbastanza bravi. Siamo il numero 3 e il numero 4. Mi hanno battuto in due. Ma la colpa è di Massimo, mi ha fatto perdere tempo, sarei stata C'è la una prima. fila enorme. Ed ecco quello che abbiamo come menù: le fregnacce alla sabinese, il farro con il tartufo, 2 salsiccette, la bruschettina, il vino con una bottiglietta d'acqua e il dolcetto. Questo è quello che ci offre qui oggi il menù. Allora, Casaprota, mangiare abbiamo mangiato, Sì. bere abbiamo bevuto, il filmino l'abbiamo fatto, abbiamo visto, Antonella ha visto che ci sono le frittelle zuccherate tipo quelle marchigiane, adesso deve capire dove e le compreremo. E niente, da Casaprota è tutto, quindi ricordate, questa era la 61esima edizione della Sagra della Bruschetta, di solito il 27 e il 28 gennaio di ogni anno viene svolta questa bella manifestazione e quest'anno anche il bel tempo ci ha assistito. Giovinotte, un saluto. Allora eccoci signori, dopo Casaprota in provincia di Rieti siamo a Farfa, una frazione di Fara Sabina, che con Antonella avevamo sempre deciso di visitare
con il camper, perché qui c'è un'ottima area camper. C'è un borghetto molto particolare che visiteremo insieme. Qui c'è la locanda, qui c'è l'ingresso, ovviamente pedonale. Un prato spettacolare, tagliato, tenuto, ben curato. E praticamente ci troviamo all'abbazia di Farfa. L'abbazia di Farfa, o di Santa Maria di Farfa, è un monastero della congregazione benedettina cassinese che prende il nome dall'omonimo fiume, il Farfaras di Ovidio, che scorre poco lontano e che ha dato il nome anche al borgo adiacente dall'abbazia. Si trova nel territorio del comune di Fara, in Sabina, nella provincia di Chieti, nel Lazio. E c'è una sorta di borghetto. È stata costruita, fu fondata tra il 560 e 570 da Lorenzo Siro Vescovo di Forum Novum, ossia di Vescovio, e ebbe una sua importanza storica. Praticamente è un posto molto particolare dove passare una domenica alternativa, no? Cioè dopo Casa Prota, della quale non abbiamo visto la chiesa perché era in corso una funzione religiosa, e a me, quando è così, gradisco poco entrare dentro. Intanto Antonella si è già addentrata nel visitare il borghetto. Potevo portare il drone oggi, non l'ho fatto perché nelle manifestazioni, negli eventi pubblici non mi piace. Eccola giù Antonella. Come vedete è molto caratteristico. Ci sono bar, trattorie. Molto bella, molto particolare. Ah, beh, certo. Andiamo a visitare dentro. Ho fatto io. Forte odore di incenso. Stupenda. Veramente stupenda. Guardate quel raggio di sole che illumina.
Voltare. Devi chiudere. Devi chiudere. E biglietteria. Scommettiamo che la biglietteria è aperta? Chissà se venderebbe pure anche nei mostacci sua. Tonella. Ma La mercificazione, il tutto. C'è un monumento, vediamo a chi è dedicato. A tale Giuseppe Volpi, conte di Misurata, procuratore di San Marco, qui in Farfa, prodigo d'opere e d'amore, se i nipoti perpetui la memoria oltre la vita. Cos'è? Dentro. Qui lavorano le ceramiche. Chiedo a chi è del mestiere, no? Sono in un luogo bellissimo dove la mercificazione del tutto in questa abbazia predomina. Allora, considerato che anche Gesù Cristo cacciò dal Tempio i mercanti, perché questa mercificazione? Voi uomini di chiesa, che fate? Va bene così? Poi non ci lamentiamo se quando fate le morali o le prediche la gente, diciamo, non vi segue più, no? Perché questi fanno queste cose grazie anche alla vostra approvazione, altrimenti non potrebbero farlo, perché usano le vostre proprietà, o quantomeno ciò che avete in uso voi da sempre. Vabbè, ognuno di voi ha una coscienza e sa. Fanno entrare prima. Porti c'è scritto pure. Ecco, siamo nella parte posteriore
come diceva Antonella, ricorda molto l'abbazia di Fossanuova. Molto bella, molto bella, Sì, sì, che bella è bella. però Ma vedi che ci siano qua le attività pure, ma dentro proprio attaccate al monastero. Anche no, cioè dentro l'abbazia. Questa è una fondazione, istituto Filippo Cremonesi. stanno chiudendo. Mestieri di una volta. Come lire 500? Ah no, Euro 500. Avevo detto lire, penso dicevo. È tutto 500 euro dopo il pubblico. a partire da. Andiamo qua. Qui c'è la strada, attento. Qui è il campetto dove stavamo prima. Un restauratore. Qui vendono olio. Qui è un restauratore di mobili antichi. Mestieri di una volta. Come una volta termina anche la nostra gita all'abbazia di Farfa. Bella, bella, però avete sentito le critiche che abbiamo mosso, perché nella via limitrofa che fai commercio pure, ma dentro l'abbazia che ci fai uscire, che fino a 30 secondi fa erano stati con gli amici tuoi, uno ci rimane un po' male. Dove, Antonella? No, aspetta. Dove siamo stati? Gole del Farfa. Siamo passati ma la volevamo andare a vedere. Stavamo pensando di andare alle gole del Farfa. Però lì ci si cammina sotto. Però. E niente. Questa nostra gita domenicale
Anche questa finisce qui. Mettete un like se vi è piaciuto, seguiteci e al prossimo viaggio, alla prossima gita. Un bacione, ciao ciao.